Ciao a tutti gli appassionati di orologi. Quello di oggi non è un modello rilasciato recentemente, ma visto che ho ricevuto varie richieste da parte di alcuni iscritti, anche pressanti richieste, ho deciso di dedicargli comunque un video. Parliamo della riedizione del Seiko 62 MAS, l'SLA 017 Limited Edition. Prima di iniziare vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video e vi ricordo anche che i vostri commenti sono estremamente utili per me per capire che cosa funziona e che cosa non funziona nei miei contenuti. Nel 1965, quando Seiko decise di produrre il suo primo diver, prese in considerazione gran parte della produzione svizzera dell'epoca e decise di utilizzare quella cassa che allora andava maggiormente di moda. Ecco perché il 6127-8001, che per gli appassionati e i collezionisti del marchio giapponese è un orologio molto importante perché rappresenta un punto di svolta epocale per la storia dei diver di Seiko, è un orologio che rispetto ad altri successori, ad altri modelli successivi, non presenta caratteristiche tecniche e soluzioni di design particolarmente innovative. Basti pensare ad esempio al 6159-7001 con cassa monoblocco prodotto soltanto 3 anni dopo. L'SLA 017, essendo la riedizione del 62 MAS, porta con sé anche questa normalità rispetto ad altri orologi. Inoltre, presentato lo scorso anno a Baselworld, si può dire che abbia inaugurato la nuova strategia commerciale del produttore giapponese, ossia quella di proporre la riedizione di modelli storici importanti dal punto di vista collezionistico, riproduzioni fedeli, affiancate da rielaborazioni, reinterpretazioni attualizzate di design dell'epoca. Infatti, oltre all'SLA 017, l'anno scorso è stato presentato anche l'SPV 051 e lo 053. Che prendono le linee del 62 MAS, le reinterpretano e le applicano al nuovo corso attuale di Seiko. A proposito di reinterpretazioni e reedizioni di modelli vecchi, vi invito anche a dare un'occhiata alla mia recensione dell'SBBN 040, il Seiko Golden Tuna 1000 metri a quarzo. L'SLA 017 Limited Edition si presenta con una scatola con materiali un po' più ricercati rispetto agli standard di Seiko. Bella la scelta della similpelle blu, che ricorda un po' Gran Seiko, e l'interno in vellutino, sempre blu scuro, è un bel tocco. La dotazione è completa, visto che comprende sia il cinturino in silicone che il bracciale in acciaio. Il punto di forza di questo diver è senza dubbio il quadrante e vi anticipo che difficilmente si può rendere l'idea in modo adeguato in video. Un bellissimo grigio antracite con finitura soleil che gli conferisce una brillantezza unica quando viene colpito dal sole. Gli indici sono applicati, ben rifiniti e con una gran dose di lumiberite. Anche le sfere sono lucidissime e nonostante l'area a disposizione per il materiale luminescente non sia particolarmente abbondante, la luminosità nell'insieme è davvero molto buona, come da tradizione per un diver Seiko. Sul quadrante è presente la differenza più sostanziale rispetto al 62 MAS, la profondità massima a 200 metri invece che a 150 metri. La ghiera presenta una soluzione tradizionale visto che ha un inserto in metallo laccato lucido, un po' come sul Marine Master, anche se in questo caso il grado di lucidatura sembra essere persino superiore. A livello di meccanica la ghiera è molto fluida, anche in questo caso sembra essere persino meglio rispetto a quella del Marine Master, con degli scatti molto precisi e dà davvero una grandissima soddisfazione quando viene azionata. Il vetro è uno zaffiro bombato bellissimo, altro fiore all'occhiello di questo orologio insieme al quadrante. Unisce il look vintage alla funzionalità di una maggior resistenza ai graffi. La cassa è ben realizzata, anche se, come dicevo nell'introduzione, non presenta un design particolarmente ricercato. La parte superiore ha una satinatura circolare, mentre i fianchi e la parte inferiore sono lucidi. C'è da sottolineare poi la presenza del trattamento di A-Shield per preservare il più possibile nel tempo questa finitura lucida di altissimo livello. La corona è marchiata con il logo Seiko in rilievo, altro tocco di classe ripreso direttamente dal modello originale del 1965. Anche il fondello trae spunto dal 62 MAS con l'immagine del delfino al centro e il numero dell'esemplare. Vedete che è riportata anche la dicitura Air Diver. Questo perché l'SLA 017 non ha alcun accorgimento particolare per l'utilizzo in ambienti arricchiti da elio, quindi non risulta adatto ad un utilizzo professionale in quell'ambito. Il calibro è l'8L35, lo stesso presente sul Marine Master, che porta sempre con sé i soliti pregi, come l'affidabilità nel tempo, la regolarità di marcia a prescindere dalla posizione,
50 ore di riserva di carica e anche i difetti, o meglio il difetto, cioè la sua regolazione un po' sommaria che può andare da meno 10 a più 15 secondi al giorno. In questo caso mi considero abbastanza fortunato visto che questo esemplare viaggia in media a più 4 secondi al giorno. Il cinturonino in dotazione è bellissimo da vedere, è morbido e comodo al tatto. Questo però ha un rovescio della medaglia e una calamita per pelucchi e polvere. Ecco perché durante questa prova ho montato un cinturino aftermarket acquistabile su Uncle Seiko, che è la soluzione migliore, anche perché la misura delle anse da 19 mm non standard non lascia moltissime alternative. Il bracciale è ben realizzato, ma come potete facilmente intuire da queste immagini non l'ho mai utilizzato. Questo perché a mio parere il look dell'SLA 017 resta un po' penalizzato nella configurazione braccialata. Al polso la riedizione del 62 Mass sembra quasi un orologio di altri tempi per via principalmente delle sue proporzioni: 39,9 mm di diametro, 47,7 mm da ansa ad ansa e 14,1 mm di spessore. Il tutto unito a un peso contenuto, se come nel mio caso lo si usa con il cinturino. Ottime carte in regola per essere un'ottima alternativa e un'ottima scelta per i polsi di tutte le misure. Quando la luce colpisce il quadrante regala poi dei riflessi davvero unici e belli e molto interessanti. In conclusione, il Seiko SLA 017 Limited Edition è un orologio molto bello da vedere, ben costruito, con una storia alle spalle e con un forte spirito vintage. Resta però un difetto sostanziale: il prezzo di listino al momento del lancio di 3.800 euro, pur tenendo conto della sua esclusività data dai 2.000 esemplari dell'edizione speciale, dell'edizione limitata, è comunque troppo alto, tenendo conto delle sue caratteristiche tecniche. Ciononostante, per tutti gli appassionati e collezionisti del marchio giapponese, questo è un orologio davvero unico e a mio avviso da avere. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, potete seguirmi anche su Instagram e il link è giù in descrizione. Vi ringrazio per la vostra attenzione e la vostra pazienza, a presto al prossimo video, ciao!